Se fossi nato 300.000 anni fa, nessuno ti avrebbe mai chiesto cosa provi, cosa sogni o chi vuoi diventare. Nessuno avrebbe avuto il tempo. L'unica domanda che contava era una sola: sei utile oppure no? Se la risposta era sì, allora potevi restare. Se la risposta era no, il gruppo non ti uccideva, non ti puniva, non ti giudicava. Semplicemente continuava a muoversi e tu restavi indietro. E questa non è un'immagine estrema, è la normalità da cui nasce la nostra specie. In questo video non troverai uomini primitivi saggi, pacifici, in armonia con la natura. Non troverai nemmeno mostri violenti senza cervello. Troverai degli esseri umani costretti a vivere ogni giorno in equilibrio tra fame, fatica, cooperazione e abbandono. Io ti porterò dentro una giornata reale, dall'alba alla notte, di un gruppo umano di 300.000 anni fa. E vedrai cosa mangiavano davvero, come si muovevano, come prendevano decisioni, come trattavano i bambini, gli anziani, i feriti. E mentre ascolti tutto questo, tieni in mente una domanda che non ti lascerà tranquillo fino alla fine. Se fossi nato lì, con il mio corpo e la mia mente di oggi, sarei sopravvissuto? 300.000 anni fa non esisteva nulla di stabile. Nessuna casa, nessun villaggio, nessuna agricoltura, nessun allevamento, nessun magazzino, nessuna scorta per l'inverno. Esistevano piccoli gruppi nomadi, raramente più grandi di 40 individui. Si muovevano continuamente seguendo l'acqua, gli animali, le stagioni. E dormivano dove capitava. Lascia stare il mito delle grotte. Restavano in un luogo finché offriva qualcosa da mangiare. Quando smetteva di offrire risorse, diventava inutile. E ciò che era inutile veniva all'epoca abbandonato. Nessun attaccamento, nessuna nostalgia. Era solo necessità. Non c'era questa è casa mia, questa rimane la mia, il luogo dove voglio morire. Non esisteva all'epoca questo concetto di fissa dimora. La prima cosa è comunque capire che la fame non arrivava ogni tanto. La fame era lo stato di partenza. I primi esseri umani non si svegliavano pensando a cosa mangiare, ma si svegliavano sperando di trovare qualcosa. La caccia, quella che immaginiamo come centrale, falliva molto più spesso di quanto riuscisse. Gli animali erano più veloci, erano più forti all'epoca, erano molto più pericolosi. Avvicinarsi significava rischiare la vita. Una ferita non era un problema temporaneo. Una ferita significava infezione. E l'infezione significava, in un mondo dove non esisteva medicina, morte. Per questo la maggior parte del cibo non proveniva da grandi animali abbattuti, ma da tutto ciò che era reperibile e disponibile. Radici dure da scavare, tuberi amari da masticare a lungo, frutti stagionali, bacche spesso tossiche, se sbagliavi specie, insetti, uova, piccoli rettili, roditori, carcasse lasciate dai predatori. Il midollo osseo, per esempio, era una risorsa chiave. Cosa facevano? Spaccavano ossa vecchie perché il grasso all'interno garantiva energia immediata, calorie. Mangiare, per esempio, carne fresca era raro. Mangiare abbastanza da sentirsi sazi era ancora più raro. La sensazione dominante non era la sazietà, era la gestione della mancanza. Perché allora questa vita estrema? Perché sostanzialmente non avevano il controllo sull'ambiente. Non potevano coltivare, non potevano allevare, non potevano conservare grandi quantità di cibo. E il fuoco aiutava, ma non era garantito. Se lo perdevi, e succedeva spesso, potevi restare settimane senza fuoco. Significava non cuocere, era più difficile digerire, era più difficile difendersi, era più difficile quindi sopravvivere al freddo. All'interno del gruppo il cibo non veniva diviso in modo equo, veniva diviso in modo strategico. Chi mangiava prima? Quelli che tenevano il gruppo in vita, i cacciatori più forti, chi sapeva difendere, chi conosceva il territorio. I bambini? Quelli mangiavano dopo. Gli anziani? Solo se erano ancora utili, ma non perché fossero disprezzati, ma perché il gruppo doveva sopravvivere come unità.
La sopravvivenza non era una questione morale, era una questione numerica, era una questione logica. Sei capace di tenere il passo? Allora sei con noi. Non sei capace? Ci rallenti? Vieni abbandonato. Ora, il corpo. I primi esseri umani non erano sani, erano quasi sempre feriti. C'erano tagli, c'erano contusioni, c'erano fratture, slogature, morsi. I denti che si consumavano fino alla radice perché venivano usati come degli strumenti. Le ossa spesso guarivano male. Il dolore non era un evento straordinario, era una condizione continua. Perché? Perché camminavano per chilometri ogni giorno, perché trasportavano cibo, acqua, bambini, dormivano per terra, si svegliavano al freddo, non esistevano cure mediche, non esisteva l'igiene. Una ferita anche banale poteva diventare fatale. Il corpo era uno strumento e quando lo strumento si rompeva, signori, diventava un problema per il gruppo. Ma non, ripeto, per cattiveria, ma per necessità. Ora, finora abbiamo parlato solo del corpo, quindi dobbiamo entrare nella loro testa e nelle regole non scritte del gruppo. Per fare ciò, quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo discutere più che altro delle dinamiche del gruppo. Perché il gruppo era fondamentale? La parte, infatti, più difficile da accettare è questa. Il gruppo, prima di tutto, sempre. Chi non riusciva a stare al passo, come detto prima, chi rallentava gli altri, chi attirava predatori o nemici poteva essere abbandonato. Ora, questo non succedeva sempre, ma succedeva. Gli anziani, come detto, sopravvivevano solo se avevano ancora valore. E per valore cosa intendiamo? Memoria dei percorsi, conoscenza delle stagioni, abilità tecniche. I bambini invece non erano protetti come oggi. Erano definibili come una scommessa biologica. Molti morivano nei primi anni di vita e chi sopravviveva diventava utile molto presto. A 6 o 7 anni già aiutavano, a 12 erano degli adulti. Non esisteva un'infanzia lunga come quella che intendiamo oggi. E invece le relazioni romantiche? Quelle erano funzionali. Stare insieme significava protezione, accesso al cibo, continuità del gruppo. La violenza, per esempio, non era costante, ma era sempre possibile. E la morte era ovunque, eppure non era indifferente. Esistono, ci sono state tramandate delle sepolture intenzionali, con dei corpi coperti, oggetti lasciati accanto ai defunti, erano dei segni che indicavano una consapevolezza nascente. Non era una religione ancora strutturata, però c'era il bisogno di dare un senso alla perdita. Ora, per andare a chiudere un attimino il discorso, i primi esseri umani non vivevano una vita semplice, era più che altro estrema. Ogni giorno era un test, ogni decisione aveva delle conseguenze immediate e ogni errore poteva essere l'ultimo. Non erano migliori di noi, non erano neanche peggiori di noi, erano però costretti a resistere. Ed è quella resistenza continua, fatta di fame, di cooperazione, di abbandono e adattamento, da cui nasce tutto ciò che oggi chiamiamo umanità. E quindi io ti dico, se questo racconto ti ha fatto vedere i nostri inizi in modo diverso, scrivimelo nei commenti e se vuoi continuare a esplorare la storia senza filtri, trovi altri video qui sul canale e non ti devo dire esattamente cos'è che devi fare, ma solamente augurarti di rivederti al prossimo video. Ciao ciao!